Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi ci segue da un po', saprete che negli ultimi tempi siamo stati in Svizzera per motivi di lavoro. È stato un percorso intenso e pieno di impegni, dove ci siamo occupati di tantissime cose diverse. Ma come ogni avventura, anche questa è giunta alla sua conclusione. Ora è arrivato il momento di voltare pagina e ripartire. Nelle prossime settimane vi racconteremo tutto quello che abbiamo in mente per il futuro a breve termine. Abbiamo tante idee e non vediamo l'ora di condividerle con voi. J'ai allumé, mais j'ai un peu... Siamo venuti con Giuliano e Stefani in questo posto bellissimo, proprio bello che si affaccia sul lac Léman. C'è un po' di nebbia sul lago, però comunque è bellissimo, proprio bello. Rilassato? Abbiamo mangiato la fondue alle 3 e adesso ci godiamo il tramonto. In Svizzera hanno i distributori di fondue. E voilà. Fresh. No. Sì. Ma no. Ieri abbiamo finito di lavorare e oggi ci siamo rimessi in strada e stiamo tornando in Italia. È una bella giornata, c'è il sole e le vigne sono spoglie. Stiamo passando sopra Montreux, è sempre bellissimo fare questo tratto di autostrada perché essendo in alto vedi tutta la vista dall'alto, è troppo bello. Poi c'è un mix con questa nebbiolina del lago, l'architettura locale, molto bello. Ieri sera prima di partire abbiamo fatto una cena al volo con i nostri colleghi, è stato bello, li abbiamo salutati e chissà, forse al prossimo anno. Ogni luogo, ogni persona, ogni esperienza arricchisce il nostro spirito, amplia i confini della nostra mente e ci insegna il valore di vivere appieno ogni singolo momento. Abbandonare ciò che ci è familiare per esplorare l'ignoto trasforma ogni giornata in un'avventura unica e irripetibile. Siamo arrivati in Italia e questa è la situazione, fa freddissimo. C'è più freddo qui che in Svizzera. È arrivato l'inverno, sto ghiacciato. Stamattina mi sono svegliato alle 4:30 ad accendere il cinebasso. C'erano 3 gradi fuori, freddino. Indovinate dove siamo? C'è qui da indovinare. Abbiamo fatto una tappa in una delle città più belle d'Italia, a parer nostro, a parer mio. Sono sempre passata vicino e non mi sono mai fermata per visitarla. E questa volta invece abbiamo deciso di fermarci. Dove siamo? Firenze. Quindi abbiamo lasciato Zinzi in un'area camper a 10 km dal centro e adesso stiamo andando a prendere un mezzo pubblico che ci porterà direttamente al centro. Non lo fate quello che ha detto lei. Bad luck, bad day. What should I do?
siamo nella piazza di Santa Maria Novella, bellissimo. E siamo stati fortunati perché non c'è tanta gente e la giornata è bellissima. Firenze è un gioiello senza tempo, una città che incanta come poche altre al mondo. Immagina di camminare per le sue strade lastricate dove ogni angolo sembra sussurrarti storie antiche, intrecciate di arte e genio. Ci stiamo avvicinando a Ponte Vecchio. Ovunque ti giri si respira arte e architettura bellissima. Ci stiamo avvicinando a Ponte Vecchio, che è molto più di un semplice ponte. È un simbolo di Firenze, un luogo pieno di storia e fascino. Costruito in epoca romana e ricostruito nel Medioevo, ospita botteghe fin dal Rinascimento, quando i Medici sostituirono i macellai con orafi e gioiellieri. Sopra il ponte passa il corridoio vasariano, un passaggio segreto che collegava Palazzo Pitti a Palazzo Vecchio, usato dalla famiglia Medici. È l'unico ponte risparmiato dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Comunque, per lo più su Ponte Vecchio ci sono gioiellerie. Sono solo gioiellerie. Nel cuore di Firenze trovi il Palazzo Vecchio, simbolo del potere e della cultura della città, che ha visto passare uomini e idee che avrebbero cambiato il mondo. La città era dominata dalla famiglia dei Medici, veri mecenati del Rinascimento. Grazie a loro Firenze è diventato il centro artistico e intellettuale d'Europa. Lorenzo il Magnifico, in particolare, non era solo un politico abile, ma un amante delle arti, ed è stato lui a sostenere artisti come Michelangelo e Botticelli. C'è questa piazza bellissima e poi ci sono questi signori che stanno facendo il video alla gru. Firenze non è solo arte e architettura, è anche una culla di poesia e letteratura. Qui è nato Dante Alighieri, che con la sua Divina Commedia ha gettato le basi della lingua italiana. E in città puoi ancora vedere la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, dove Dante vide per la prima volta Beatrice, l'amore che avrebbe ispirato i suoi versi immortali. Piazza della Repubblica è uno dei cuori pulsanti di Firenze, ma quello che la rende affascinante è la sua storia. Un tempo, in epoca romana, era il centro della città. Qui sorgeva il foro, il luogo delle attività politiche e commerciali. Nel Medioevo la zona cambiò completamente, diventando un quartiere popolare e affollato, pieno di botteghe e case. Poi, durante l'Ottocento, con Firenze, capitale d'Italia, la piazza venne completamente trasformata per darle un aspetto moderno e monumentale, perdendo però molte tracce del passato. L'imponenza, non ce lo aspettavamo perché siamo arrivati da questa via e girando all'angolo. Spettacolo. La bellezza. La cattedrale di Santa Maria del Fiore, o Duomo di Firenze, è uno spettacolo assoluto. La sua facciata in marmo bianco, verde e rosa è già incredibile, ma la vera star è la cupola di Brunelleschi. È un capolavoro di ingegneria del Rinascimento. Immagina che l'ha costruita senza impalcature e ancora oggi è una delle più grandi al mondo. All'interno puoi ammirare gli affreschi del Giudizio Universale di Vasari. Sebastiano ha detto dai facciamo la fila, tanto non è lunga. Il problema è che non abbiamo girato all'angolo, non ci siamo resi conto di quanto effettivamente ce n'è di fila. Però la cosa positiva è che l'ingresso è libero, è gratuito. Con tutto questo camminare ci è venuta fame. Aspettiamo questo lampredotto. Grasso.
buono. Purtroppo siamo capitati di lunedì e gli Uffizi sono chiusi. Ci è dispiaciuto tantissimo, però è la scusa per tornarci una seconda volta. Per chi non lo sapesse, gli Uffizi è una galleria che raccoglie i capolavori dei più grandi artisti dell'epoca, Giotto Botticelli, Leonardo da Vinci, il quale ha vissuto anche lui tra le strade fiorentine. Tra questi dipinti la nascita di Venere di Botticelli brilla come un inno alla bellezza. Dopo il panino non proprio leggero, stiamo andando a vedere la città dall'alto. Adesso siamo nel Giardino delle Rose e una volta arrivati in cima si dovrebbe vedere la vista su Firenze. Una vista bellissima da Piazza Michelangelo, lì c'è anche la statua. Comunque ovunque ti giri a Firenze è uno spettacolo, cioè, diamocene conto. Non rende tanto dal video, però è davvero bellissima. Niente, alla fine abbiamo visto le cose più importanti. Adesso vediamo, magari se andremo a mangiarci un gelatino o qualcos'altro. Passaggio, saluto veloce da Eurotrack, la nostra famiglia qui in Toscana, sempre un piacere venire a trovarli. E ora si va a prendere la nave. Questa volta non ci fregano, Non ci fregano, abbiamo comprato i materassini. Ah? Abbiamo fatto l'investimento dei materassini e ci sono i divani. Sì, però comunque lo stiamo gonfiando. Before I hopped up off the block, I was still going through it. Friends doing pills and came faster than it should have. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Materasso su materasso. Li abbiamo comprati e li usiamo. Eh sì, so per i divanetti. Underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets.